Da oggi chiameremo la terra dei fuochi la terra dei cuori. Nemmeno il peggiore di quelli che fanno canzoni neomelodiche avrebbe osato tanto. Beh, questa è la frase che in maniera impacciata il Presidente del Consiglio Conte tenta di coniare a Caserta, firmando un protocollo di azioni per contrastare i roghi di rifiuti tossici. Mentre un ministro scappa a farsi un selfie e un presidente della regione sbatte la porta strillando. Ci riporta agli sfaceli dell'era Berlusconi, quella in cui l'allora premier andava un giorno sì e l'altro pure in Campania, insieme a Bertolaso. Allora, cosa prevede questo protocollo? Soluzioni già sentite. Militarizzazione del territorio, come se fosse il luogo degli sversamenti il problema, e non chi getta i veleni. Piazzati a presidiare lande deserte. Saranno aiutati, indovinate da cosa? Droni e satelliti. Ad assicurarlo è proprio il governo. Ma anche questa l'abbiamo già sentita, è vecchia, anzi Di Maio direbbe vintage. Sulla campagna ci sarebbero dovuti essere più droni che su Israele. Sono tutti elementi che, peraltro, gli stessi 5 Stelle, da oppositori della regione di De Luca, hanno sempre contestato. E ora? Che caspito stanno dicendo ora? Quali sono i veri problemi della Terra dei Fuochi oggi? Ovviamente altri e tutti se ne guardano bene dal parlarne. La cittadella della monnezza, cioè le ecoballe da smaltire e la cui procedura di rimozione va a rilento nonostante le promesse di governi e della regione Campania, i fanghi, i maledetti fanghi delle depurazioni stoccati da tutte le parti del mondo, oggetto di una clamorosa inchiesta, quella giornalistica di Fanpage, che si intitolava Bloody Money, che ha fatto vedere le grandi forze in campo per spartirsi la torta dello smaltimento. E quando uscì quell'inchiesta furono proprio gli esponenti dell'attuale governo, in particolare i 5 Stelle, quelli che andarono a tuonare contro il sistema di rifiuti assicurando un cambiamento. Ma dove sta il cambiamento? Ora hanno il comando. E che propongono? I soldatini di nuovo e gli aeroplani a fare le foto. L'attuale ministro dell'ambiente, Sergio Costa, non può non sapere che quel piano è assolutamente insufficiente. Eppure oggi il governo intero, i 2 azionisti di maggioranza, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insieme al premier Ponte, si sono prestati a questa pantomima. Anzi, siccome quando ci vo, proprio una grande buffonata. E a proposito di buffonate, un'altra grande buffonata è lo scontro in piazza sulle posizioni diverse che i 2 hanno e che continua anche in tema di rifiuti e inceneritori. Questi sembrano non riuscire a trovare pace. Il terzo giorno di scontro vede protagonisti ovviamente Di Maio e Salvini, ma ci si aggiunge anche Alessandro Di Battista, in quanto ieri aveva mandato a dire a Salvini via social di essere leale. E Salvini chiaramente ad altri microfoni dice di star seguendo riga per riga quello che è l'impegno preso con gli italiani e invidia profondamente Di Battista che dalle spiagge del Guatemala si preoccupa di lui. Buffonate sono queste. Ma tornando al gran piano della Terra dei Cuori, già immagino gli insulti dell'armata grillina, che oltre agli insulti diranno di lasciarli lavorare. Li lasceremo lavorare, ma noi terremo gli occhi bene aperti. Grazie e alla prossima!